Buongiorno a tutti e benvenuti da All For Cycling. Ci troviamo quest'oggi sui nostri trail di casa per presentarvi la nuova elettrica di casa Cannondale. È la Moterra SL. Si differenzia dalla Moterra tradizionale perché nasce come elettrica light. Nasce come una trail bike, ma è una bicicletta che si può personalizzare al 100%. E vado ora ad illustrarvi le caratteristiche principali. Dicevamo appunto che è un'elettrica light, sulla carta esce con un peso di appena 20 kg e un motore Shimano EP801 con una coppia di 85 Newton, quindi uguale identica alle sorelle con piena potenza. Ha la batteria un pelino più piccola, ma questo la rende una bici super allettante per quelli che cercano un qualcosa con un peso un po' più contenuto. Dicevamo appunto che si può personalizzare al 100%, è presente sul carro principale, che è fondamentalmente un 4-bar con un flex pivot che funge al 100% da giunto Horst, ma con questo carbonio che si flette quando il carro è in azione abbiamo un giunto di collegamento in meno, quindi cosa abbiamo? Un'agevolazione per quanto riguarda manutenzione e quant'altro. Salendo sul carro troviamo il flip chip che dà la possibilità alla bicicletta di essere equipaggiata con ruote da 29 come in questo caso, oppure ruote da 27,5 come esce dalla casa madre. Salendo troviamo un ammortizzatore, in questo caso un ammortizzatore a molla, che sono stato io ad installare per cercare di switchare un po' il comportamento della bici, che ha una progressione, un affondamento del carro molto progressivo, dandogli una nota un po' più lineare, cosa che solo l'ammortizzatore a molla è capace. Salendo arriviamo nella zona cockpit, che in questo caso è molto pulita. La bici di serie esce con un display di Shimano dove sono presenti le varie mappature. Questo motore ha 4 mappature di casa, che sono 4 mappature studiate assieme a Cannondale. Il motore Shimano EP801 esce di solito con 3 mappature sulle altre biciclette. In questo caso io, per rendere la bici un po' più pulita, ho rimosso il display e ho lasciato il tastierino di accensione dove vedo carica della batteria e con LED sotto le varie mappature. Abbiamo una serie sterzo con 2 calotte eccentriche. Ruotandole variamo l'angolo di sterzo di 1,5 gradi. È una bicicletta da trail ma con un carattere super discesistico, perché ha un angolo di fabbrica di 62,5 gradi, perciò quasi come una bici da DH. La forcella di serie è da 160, in questo caso io, per renderla un po' più gravity, ho montato una forcella con un'escursione di 170 mm. Ho girato in posizione chiusa la serie sterzo da non aprire troppo lo sterzo. Un'altra cosa che ho provato su questa bici sono i freni Maven di SRAM. Sono dei freni potentissimi, come già letto sulla carta e sui tanti test. Ero curioso di provarli e sono rimasto stupito perché non ho mai provato un freno così pronto e potente. Cosa dire? È una bici forse non per tutti, non per quelli che cercano una bici con una batteria esagerata, però comunque abbiamo una batteria da 600 Wh che ti permette di divertirti sui trail d'enduro in modo shuttle su e giù, o anche farti giri lunghi in montagna con magari una mappatura un po' più restia sui consumi e a tutto tondo. Altra cosa che ho installato io su questa bicicletta è il nuovo O-Chain per i bike, dedicato in questo caso al motore Shimano. La bicicletta è super giocosa, super divertente. Se volete vederla di persona, veniteci a trovare in negozio. A mio avviso è molto interessante, perché volendo, con un cestino sull'anteriore, possiamo anche andare a prendere il pane o il latte al mattino in paese e abbiamo una bici pronta a fare tutto. Ciao e alla prossima!